Ora vediamo come si utilizza e cosa permette di effettuare in diagnosi l'applicazione Alpha DPF in versione gratuita. Questa applicazione è compatibile con la Giulia, Giulietta, Mito e Stelvio. In questo caso siamo su un dispositivo Android, quindi smartphone o tablet, e l'applicazione è quella gratuita che trovate nel Play Store senza pagare nulla. Se volete la versione Pro costa 17,99 € e permette di fare più funzioni. Comunque vedremo tutto abbastanza dettagliatamente adesso, così vi fate un'idea. Innanzitutto occorre dotarsi di questa interfaccia OBD Bluetooth, costa pochi euro e la trovate direttamente su Amazon. Vi lascio il link in descrizione perché molte interfacce comunque non sono compatibili. Leggi sempre nella descrizione sotto al video perché trovi altre informazioni molto importanti. Innanzitutto localizza la porta OBD della tua auto, che si trova solitamente sempre nel posto di guida, e inserisci l'interfaccia nella porta. Per quanto riguarda l'applicazione, vi anticipo già che la versione gratuita permette di fare pochissime cose. Vedremo tutto nel dettaglio, ma è veramente molto limitata. Ci sono tante altre applicazioni, Alpha OBD su Android, oppure anche il programma su Windows o molti EcoScan su Windows, che secondo me sono superiori, e trovate i tutorial di questi nel canale. L'interfaccia comunque vi servirà anche con gli altri programmi, sempre la stessa interfaccia, quindi la utilizzerete sempre. Girate la chiave nel veicolo di uno scatto, dovete andare ad accendere il quadro strumenti dell'auto. Il motore non serve accenderlo, anche se in altri tutorial, esempio su Alpha OBD o su molti EcoScan nella rigenerazione forzata dell'antiparticolato, occorrerà accendere il motore chiaramente, ma in questo caso per una semplice diagnosi non occorre accenderlo. Aprite l'applicazione. Come vedete, settaggi, vediamo velocemente le impostazioni principali, quelle che ci interessano. Generale, segnale acustico per rigenerazione DPF. Arriva un segnale acustico quando l'antiparticolato fa la rigenerazione, è spuntato. Unità di misura metrico, torniamo al menu precedente. Le altre impostazioni non serve andare comunque a cambiarle o a settarle. Configurazione marce, vedete 6 rapporti manuali, 6 marce manuali. L'altra impostazione, guardate qua, non ci interessa. Connessione, connette automaticamente. Io di solito lo spunto sempre quando utilizzo le app di diagnosi, non è comunque un obbligo, ma personalmente lo trovo più comodo. Le altre impostazioni non serve andare a toccarle. Come vedete non fa scegliere marca e modello di auto, già questo è un aspetto negativo secondo me rispetto alle altre applicazioni comunque di diagnosi e programmi che ti fanno scegliere già la marca e il modello, così riconosce tutto. Aprite il Bluetooth del dispositivo, altre impostazioni e vi collegate con l'interfaccia. Selezionate l'interfaccia, inserite il PIN 1, 2, 3, 4 e confermate. Il PIN dell'interfaccia lo trovate comunque scritto nelle istruzioni dell'interfaccia, quindi non preoccupatevi. Vi ricordo che questa interfaccia vi tornerà utile per fare la diagnosi motore, la lettura di tutti i codici errori e la cancellazione, ma se non volete utilizzare Alpha DPF ma Alpha OBD o molti EcoScan, utilizzerete sempre questa interfaccia, quindi sarà sempre utile. E trovate i tutorial nel canale. A questo punto siamo collegati all'interfaccia, facciamo connetti al veicolo nelle impostazioni dell'interfaccia. Come vedete in alto, selezionate l'interfaccia e cliccate su connetti. Se avete dei problemi con la connessione tra dispositivo Android e interfaccia, staccate l'interfaccia, spegnete il quadro dell'auto, inserite l'interfaccia e riaccendete il quadro dell'auto. Vedete, in pochi secondi fa la connessione. E ora andiamo a vedere nel dettaglio cosa permette di fare questa applicazione in versione gratuita. La versione Pro vi ricordo che costa 17,99 €, quindi è una vostra valutazione. Vedete, versione Lite, dice che praticamente l'applicazione è gratuita,
e le altre funzionalità sono disponibili con la versione Pro, dove vedete l'asterisco, vedete, sono tutte funzioni che sono disponibili solo con la versione a pagamento. Praticamente, andando a vedere adesso, saranno tutti asterischi, più del 90% è tutto sotto asterisco. Andiamo a vedere le prime funzioni. Chiaramente il motore è spento, quindi qui non vedete niente di interessante, tanto guardate qua, siamo nell'antiparticolato, intasamento 69% e tutti gli altri dati asterisco, quindi non possiamo vedere tutti i dati sulle rigenerazioni. Vi ricordo che se utilizzate ad esempio multi-EcoScan potete vedere tutte le rigenerazioni effettuate in numero da quando è attiva la centralina nel veicolo. Funzione start e stop, tanto in questo caso lo start and stop è stato disattivato in centralina attraverso multi-EcoScan, quindi non è neanche più presente lo start and stop. Stato frizione rilasciato, vedete, ecco, pressione turbina, ci dà giusta la pressione della turbina, ma pressione turbocompressore non ci dà nessun valore. Dell'EGR non ci dà assolutamente nulla, quindi è totalmente inutile anche aprirla. La funzione EGR, tutto sotto l'asterisco. Livello di degrado olio non ce lo dà, che vi ricordo che si può vedere con le altre applicazioni di diagnosi. Ci dà solo la distanza a livello chilometrico al prossimo cambio dell'olio, dipende poi quanto è stato inserito, solitamente 35.000 km di default. Livello olio anche niente, come vedete non permette praticamente di fare nulla la versione gratuita. Sono tutti asterischi, anche livello carburante, sono tutte cose comunque che si possono effettuare con altre applicazioni, trovate i tutorial nel canale. Qui invece permette di fare la diagnosi nella centralina con la lettura dei codici errori, l'azzeramento anche dei codici errori, ma ovviamente la versione gratuita non permette di fare nulla neanche qui. Vedete leggenda, cancellazione. E l'ultima, vabbè, sono altri dettagli, sarebbero tutti i dettagli sulle ultime rigenerazioni, ma anche qui è tutto sotto asterisco, quindi non si vede nulla. Questo è quanto. Come vedete l'applicazione gratuita è limitatissima, praticamente non permette di fare quasi nulla. Se poi uno decide di voler acquistare la Pro è una sua scelta. Vi consiglio di valutare bene le altre applicazioni. Comunque su Android parliamo di AlphaBD, su Windows parliamo comunque di multi-EcoScan oppure sempre del programma AlphaBD, e valutate voi quale è più performante secondo voi e quali preferite avere in versione full, tanto ve ne basta una. Personalmente ritengo superiore multi-EcoScan, ma anche AlphaBD a questa qui. Iscrivetevi al canale per vedere tutti i nuovi video e scrivete nei commenti quello che volete, dai dubbi, domande oppure anche le vostre esperienze personali